Ciao a tutti. Allontanarsi da un narcisista non è mai semplice, poiché chiunque sia passato attraverso questa esperienza sa bene quanto può essere complesso liberarsi dall'influenza di una persona che spesso ha manipolato, svalutato e imposto la propria volontà. Il giorno zero rappresenta l'inizio di un nuovo percorso, quello in cui, dopo la decisione di tagliare definitivamente i ponti, ci si ritrova davanti a una realtà diversa, spaventosa e liberatoria allo stesso tempo. È il momento in cui tutto cambia e in cui la possibilità di riscoprire se stessi diventa finalmente reale. Perché è difficile lasciarlo andare? Il narcisismo è un disturbo della personalità caratterizzato da un'attenzione eccessiva verso se stessi e dal bisogno costante di ammirazione, spesso accompagnato dalla mancanza di empatia verso gli altri. I narcisisti tendono a manipolare chi hanno accanto, facendo leva sulle emozioni e sulle fragilità delle persone, per sentirsi potenti e al centro dell'attenzione. Le vittime, intrappolate in una dinamica tossica, finiscono spesso per convincersi di non poter fare a meno del narcisista, entrando in un circolo vizioso di dipendenza emotiva. Quando si decide di rompere questo legame, alquanto tossico, ci si ritrova davanti a molte sfide, come il senso di colpa, la paura dell'ignoto e l'insicurezza. La persona che si lascia alle spalle potrebbe reagire con rabbia, cercare di sabotare la nostra decisione oppure tentare di riconquistare la nostra fiducia con false promesse. Tuttavia, affrontare queste difficoltà è il primo passo per riconquistare la propria libertà. Cosa aspettarsi dal giorno zero? Il giorno zero è quel momento cruciale in cui si prende la decisione definitiva di chiudere la porta a una relazione tossica, di interrompere ogni contatto e di smettere di lasciarsi coinvolgere in un ciclo di manipolazioni. È un momento di grandi emozioni e non tutte saranno positive, come ad esempio la paura, la solitudine, l'ansia e l'insicurezza, che comunque sia sono sensazioni comuni. Tuttavia è anche il momento in cui iniziano a manifestarsi le prime avvisaglie di libertà e di pace. La decisione di interrompere il contatto, come il no contact, è una strategia potente per rompere definitivamente con il narcisista. Non rispondere ai messaggi, alle chiamate e agli approcci è una scelta radicale, ma necessaria per non ricadere in vecchie abitudini. È importante anche evitare di controllare i suoi profili sui social media o di cercare informazioni che possano riportare a galla il passato. Come affrontare il vuoto emotivo e l'elaborazione del dolore? Il primo giorno senza il narcisista può far emergere un senso di vuoto interiore profondo. È comune sentirsi disorientati e persino tentati di ricontattarlo per ottenere risposte o spiegazioni. In realtà è proprio il momento in cui bisogna iniziare a prendersi cura di sé e a dare valore al proprio benessere. Una relazione con un narcisista spesso intacca profondamente la nostra autostima, facendoci sentire incapaci e inadeguati. Il giorno zero può diventare il punto di partenza per ricostruire la fiducia in noi stessi, iniziando da piccoli passi come prendersi del tempo per fare ciò che ci rende felici, fissare nuovi obiettivi personali e rivalutare i nostri successi. Ecco le strategie per affrontare il giorno zero. Prenditi del tempo per te stesso. Staccare da una relazione tossica richiede tempo e pazienza. Dedica i primi giorni a riconnetterti con te stessa e a esplorare ciò che desideri davvero. Concediti momenti di pausa e pratiche di rilassamento, come la meditazione o una passeggiata nella natura. Sono piccoli gesti che aiutano a calmare la mente e a ridurre l'ansia. Diventa fondamentale non affrontare questo percorso da soli e quindi parlare con amici fidati o familiari può fare la differenza. Persone che ti comprendono e ti supportano possono offrirti il conforto necessario per superare i momenti più difficili. Considera anche il supporto di un terapeuta che può aiutarti a comprendere meglio le dinamiche del narcisismo e a rafforzare la tua autostima. Riscrivi la tua storia. Il narcisista ha probabilmente condizionato la tua percezione di te stessa e del mondo, facendoti sentire inadeguata o poco capace. Il giorno zero è il momento per riscrivere il tuo racconto personale, valorizzando i tuoi successi e le tue qualità.
Prova a tenere un diario in cui annotare pensieri, emozioni e piccoli traguardi quotidiani. Può sembrare un esercizio semplice, di poco conto, ma estremamente efficace per ritrovare la fiducia in se stessi. Focalizzati sul futuro e non sul passato. Guardare al passato può essere doloroso, specialmente se si rivivono i momenti difficili della relazione. Cerca di focalizzare la tua energia sul futuro, stabilendo nuovi obiettivi e progetti. Può essere utile creare una lista di cose che desideri realizzare, come ad esempio piccoli obiettivi quotidiani e grandi aspirazioni per il futuro, un passo alla volta. Il giorno zero non è la fine del percorso, ma solo l'inizio. Rinascere e ritrovare se stessi richiede resilienza e pazienza, poiché la strada per la guarigione può essere lunga e impegnativa. Ogni giorno rappresenta una nuova opportunità per scoprire chi sei veramente, per coltivare la tua crescita personale, lasciandoti alle spalle un passato di sofferenza e di manipolazione. Imparare a vivere senza l'influenza del narcisista è una conquista straordinaria, poiché significa riprendere in mano il controllo della propria vita e ritrovare la libertà di essere autentici. La strada può essere tortuosa, ma ricordati che con determinazione e amore per te stessa il giorno zero può diventare l'inizio di una vita più piena, serena, meravigliosa e autentica. Il giorno zero è quel momento nella vita in cui, senza vincere né perdere, si ha l'opportunità di ripartire. È il giorno in cui ci si distacca da persone che diventano ricordi, da chi non resta o non è mai stato davvero presente. Si chiama così perché dopo lo zero tutto può solo ricominciare e ogni nuovo inizio non conosce sconfitte. Che cosa stai aspettando? Soltanto tu possiedi la chiave della tua libertà interiore. Ogni giorno hai l'opportunità di esplorare i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti, di mettere in discussione le limitazioni che ti sei imposta. La libertà interiore non dipende dalle circostanze esterne, ma nasce da una profonda connessione con te stessa. Quando impari ad ascoltare la tua voce interiore, a perdonare, a lasciare andare ciò che non ti serve più, scopri un vasto campo di possibilità. Sii il custode dei tuoi sogni e delle tue aspirazioni, perché solo tu puoi aprire le porte verso una vita autentica e significativa. Abbraccia questo potere e scegli di vivere con libertà. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.